Ben ritornati su Etica Artistica, questo è l'ottavo video della introduzione alla filosofia dell'Islam classico conosciuto dai latini. In questo nuovo video vedremo alcune informazioni generali rispetto alla vita di Al-Ghazali, ma andiamo subito al dunque. Al-Ghazali nasce in Persia nel 1058 d.C., quindi poco dopo Avicenna, si può dire che fossero quasi contemporanei, e muore in una data molto semplice da ricordare, ovvero il 1111 1111. Sempre in Persia. Non ebbe sicuramente una infanzia semplice, infatti suo padre morì quando lui era ancora giovanissimo. Così si occupò del suo mantenimento e di quello di suo fratello un amico del padre, a cui il padre aveva lasciato dei fondi, almeno però fino alla fine di questi fondi. Dopodiché questo amico spinse i due giovani ad iscriversi alla madrasa. Spero che la pronuncia sia corretta, casomai se è una pronuncia scorretta fatemelo sapere nei commenti. E la madrasa non era altro che una scuola di formazione islamica che aiutava anche materialmente i ragazzi. E Al-Ghazali per molto tempo poi rimase legato all'ambiente accademico. Lavorò infatti per molto tempo come docente presso una, se non la più prestigiosa università dell'Islam classico, ovvero l'Università di Baghdad. A un certo punto però della sua vita decise di abbandonare questo ruolo, e questo abbandono ci dice molto sulla personalità di Al-Ghazali, soprattutto se comparata a quella di Avicenna. Infatti Al-Ghazali fu colpito da una vera e propria crisi mistica, una crisi esistenziale. Allora decise di andare in pellegrinaggio fino alla Mecca, ma non si fermò lì, perché poi si spinse fino a Damasco, Gerusalemme e anche Medina. Come potete notare da queste poche informazioni si delinea già l'immagine di un uomo molto meno professionale, potremmo dire, rispetto ad Avicenna. Fu infatti un uomo fortemente spirituale, uno di quegli uomini che percepiscono in maniera molto prepotente una spinta verso l'ultraterreno. Considerate inoltre che quando parliamo di Al-Ghazali parliamo di una sorta di Tommaso d'Aquino islamico, ovvero uno di quegli autori che, come Tommaso d'Aquino all'interno del cristianesimo, all'interno del contesto islamico è diventato poi una vera e propria auctoritas. È molto difficile, parlando di Al-Ghazali, scindere totalmente la teologia dalla filosofia, però ovviamente cercherò di restare sempre sull'ambito filosofico senza andare troppo nell'ambito teologico. C'è poi una curiosità molto carina riguardo ad Al-Ghazali e come Al-Ghazali fu conosciuto dai filosofi medievali occidentali, ovvero l'opera principale di Al-Ghazali si divide in due parti. La prima parte si chiama Le intenzioni dei filosofi, e in questa prima parte Al-Ghazali passa un po' in rassegna le dottrine dei filosofi precedenti a lui, soprattutto quelle di Avicenna. La seconda parte invece si chiama L'incoerenza dei filosofi, e in questa seconda parte critica in maniera serrata tutte quelle dottrine che aveva riportato nella parte precedente. Da ciò potete notare come Al-Ghazali fosse molto meno conciliante rispetto soprattutto agli autori pagani, rispetto ad Avicenna, che invece inglobava ad esempio tutto ciò che era arrivato attraverso Aristotele. Al-Ghazali invece fu un durissimo oppositore dei filosofi considerati pagani e soprattutto di molte visioni di Avicenna, come abbiamo già detto. Ma il fato ha voluto che i nostri autori medievali conoscessero non la seconda parte della sua opera, ma la prima parte, ovvero le intenzioni dei filosofi. E quindi non fu visto come un durissimo oppositore, ma tutto il contrario invece. Nel prossimo video perciò vedremo quanto siano affascinanti le critiche di Al-Ghazali, soprattutto alla filosofia di Avicenna. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, e se volete continuare a disporre di video simili iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo sempre qui con il prossimo video su Etica Artistica.